Una crack house sulle rovine romane dell'Appia. Nello spazio di 50 metri abbiamo da una parte le persone che si drogano, no? E qua dall'altra parte i nomadi, fin dove c'è spazio, capito? Quelle sono tonnellate e tonnellate di sporcizia. Cari amici, oggi siamo venuti in una zona che in realtà è centrale ma isolata da tutti ed è una zona strana perché si trova su un'arteria stradale che potete vedere qua che porta dalla Colomba a San Giovanni fino a Piramide. Perché siamo venuti qui? Perché ci hanno segnalato un degrado devastante dove ci sono oggetti abbandonati, persone buttate per terra, tutta una serie di cose che purtroppo non sono risolvibili perché qui non c'è passaggio, non ci sono parcheggi e non c'è niente se non dei parcheggi per i bus. Noi oggi a nostro rischio e pericolo cercheremo di farvi vedere qual è la situazione, però non vi garantisco che riusciremo ad arrivare fino in fondo. Che è vero che qua passano le macchine, poi ci sono passato 10 anni che faccio questa strada e non sono mai venuto qua a piedi. E mano a mano che andiamo avanti è facile vedere tantissime cose abbandonate, anche valigie o altro. Perciò rimanete, vi faremo vedere un po' sta storia. Se il video lo pubblichiamo vuol dire che siamo ancora vivi e se il nostro video non lo vedrà nessuno. Quello che succede è che troviamo sicuramente l'inciviltà classica romana e non solo, di chi ha smaltito roba qua, che non c'ha voglia di pagare tasse o altro. Qua sempre bottiglie infilate, qua, pure qua. Dici per difendersi queste. Sono a portata di mano, Se tu ci pensi, sono tutte infilate su tutta la strada. Se qua c'è degrado, queste sono a portata di mano, è un'arma al volo. Se le preparano come arma. Questo? Vabbè, questi sono i soliti trolley rubati solitamente, buste, trolley. Senti che puzza pure qua. E da questo punto in poi, in teoria, dovrebbe esserci una zona dove non si può accedere. Noi possiamo, per esempio, passare sopra. Vedi qua com'è? Ah, guarda, guarda. Pantaloni. Vedi là che roba. Adesso di è una specie... Ah, forse hanno chiuso loro qua. Sì, mi sa qua il lucchetto è fresco, Sì, guarda quello che sta attraversando pure di non viene qua. Porco due, raga. T'ho detto, questo si è spaventato, non è venuto più. Sta a cercare l'altro ingresso. No, ma non ci credo. No, matto perso. Oh. Vediamo se riesce a attraversare, ma 99%. Ma è matto. Sta in condizioni, ragazzi. No, ma poi... Non penso se fosse manco lucido. Che poi facesse una sì, cosa no, del non è genere. lui. Oh, non è lui. Guarda. È che per fortuna le macchine hanno rallentato. No, ma Vediamo, guarda, vediamo dove passa. se l'è rischiata. No, ma si infila sotto e passa giù. Che poi, vedi, confina con il ristorante, cioè... Poracci, pensa a questi dei ristoranti che magari hanno sto disagio, Sì, sto confina diavolo. con... Che poi sto ristorante da sotto sull'Appia Antica. Questo si affaccia proprio sull'Appia Antica. Cioè l'entrata principale sarebbe sull'Appia Antica. No, i mostri veri qua sotto. Oh, guarda che roba. Tonnellate e tonnellate di monnezza sull'Appia Antica. Cioè, guarda che roba, raga. Cagate, pezzi di tutto. Sì, una discarica, esatto. No, ma non è una discarica di zozzeria quanto una discarica di vita, nel senso che chi ci abita si pulisce il culo e butta il giornale, capito? E qua questi vanno tutti qua dentro, vedi? No, ma lì possiamo scendere noi, Qui arrivano con i monopattini e con le biciclette, poi buttano, guarda pure là, buttata a mezzo al prato. Lì c'è Porta San Sebastiano. Qui scendi, te fai tutta la strada, arrivi fino all'Appia Antica praticamente. E qua passano moltissimi studenti di una scuola, infatti me lo hanno segnalato pure loro, mi hanno detto Simone, lì si può passare su tutte siringhe, questo mi è stato Infatti detto. sembra un pochino il boschetto di Rogoreto, in miniatura, guarda. Alberi, boschi, C'hai sta camminata un po' più protetta Guarda perché qua. cammini là e da là invece ci sono i zingari, che mo dovremmo vederli pure da qua sotto scendendo. Proprio arredato, ragazzi. Cioè, lui ha arredato sotto a un cavalcavia. Le bacinelle, le pentole, c'è tutto qua, oh. Guarda lì, oh. Siringhe, guarda quante. Lì vicino l'albero. Sì. Qui c'hanno uno specchio rotto, pezzi di biciclette. Vedi, sì, questa è. Qua si scende. Qui fanno, vedi, qui fanno i fuochi. Sta cucinando. Sì, sta a cucina, senti, odore di carne. Ah, c'è proprio gli ingredienti. Buonasera. No, scendi sotto, via.
Qui possiamo scegliere tra due varianti. Possiamo sbucare dall'altra parte con sto sottopassaggio o arrivare lì da questi. Situazione abbastanza spettrale e c'è ancora il giorno, eh. Sì, ma immagina qui la sera. Ah, ecco, vedi? Vi Cosa? fate male. No, aspetta, Bonni, devo No, vedere camminate come là, ti- camminiamo largo Sì. prima. Ciao caro. Ciao. Ah, c'è sta qualcuno. Ciao. Come stai? Tutto a posto? Tutto bene? Ciao, tutto bene? Ma voi abitate qua sotto? Abitate qua sotto? Vivete qua? How do you feel? Not good. Why, my friend? I know. What's your name? Anzi, guarda il casino qua, ragazzi. Parlate italiano, no? You speak English? Do you speak English? Occhio dietro. How many times you stay here? È lot of Tanto time. tempo, eh? Sta stravaccato, non gliela fai, avvicinati a te semmai. No house. Non è una casa. I know. You understand? No house, no house. No eat, we eat Caritas. Mangiate alla And Caritas. how many times you stay in Italy? Now it's 1 year. One One year, year. un anno. È un anno che stanno in Here? Italia. Ah, Loro dice che le persone passano qui anche i turisti perché se va sulla più antica non è buono. Non è una bella immagine che si dà. where are you from, my friend? I'm from Africa. I'm from Congo. Congo. ah. No, dice, vuole mangiare, non mangiano tanto, vanno a mangiare la Caritas. Vieni. The police come. Say, tomorrow house. Ah, la polizia dice domani ti danno casa. Always, tomorrow house. Why? Live like this, no good. Certo, Vivere così non è bello a livello umano anche. certo. Dice voglio un posto pure piccolo per dormire. Why not? We're human beings, not animals. Dice siamo umani, non siamo animali. No good, no good, no good. Why the government live like this? How old are you? I'm 50. 50, 50 I'm anni. living here like this. You stay all the day here? Yeah, You don't come. police come even now. Come. Okay, but They you pass. and you? You stay here? Yeah. Why? Lui passa tutto il giorno Every qua. day, every time here. Lui passa tutto il giorno qua, ogni tanto passa la polizia che gli dice che cosa fanno. People they come here. Qui fanno i fuochi. Ah, vanno provato a dar fuoco? Yeah. Fascist. Yeah. Dice i fascisti hanno provato a dar fuoco. These days, in the first days, why this shit? No good, people. We're living here. We are human beings. We are not animals. You come as baboons. We are not baboons. We are human beings with 2 eyes. Lui sta dicendo che li trattano come scimmie, ma loro non sono Sono scimmie. esseri umani. Che sapere gli possiamo portare qualcosa? You need something like coat. Ah, coperta. Yeah. Cold now, it's cold. It's cold, C'è yeah. freddo, eh? Dying. Dice sono solo loro due. No, poveracci. Comunque ragazzi è una situazione drammatica questa. Guarda le scarpe, Con- come ci sono, proprio una melma si è formata. No, ma non so se hai visto, loro hanno c'è un liquido nero che cola, probabilmente perché accendono anche i fuochi, tutta una serie di cose. Non è una situazione sanitaria pure preoccupante. No, Quindi ma anche sta, il problema è cosa, altro. anche sta cosa delle bici e i monopattini, loro li usano per venire qua, poi li buttano. Perché qua sotto è difficile arrivarci, vedi, infatti glieli buttano qua sulla strada dopo un po'. Prima era un fenomeno ancora più esteso, poi hanno chiuso i cancelli, ma quello è aperto, eh. Occhio a dove mettere i piedi, occhio fratello. No, non passate così lì in mezzo, guardate sempre il percorso. Occhio Marcello. Cioè ragazzi, questo è... Sì, inquadra giù, se no si vede un corpo. Questa era una volta chiuso con la catena, l'hanno spaccata. Qui c'è, scusate raga, dicevo, qui era chiuso, però hanno spaccato il lucchetto. Cioè queste... Vieni qua, va. Vieni a vedere. Vai, Cioè, te infatti, lo illumina io. vieni a vedere. Allora, l'acqua, occhio cattivo. Guarda le buste che i pezzi qua. Occhio raga. Guarda che ci fumano tutto qua. Ah, ma questa ragazzi è una crack house. Una crack house Guarda le bustine. sulle rovine romane dell'Appia. Lì giù ci dormono, guarda, ci sono delle borse rubate, guarda là. Guarda. Ecco, vi fammo vedere una cosa. Come si fuma la bottiglia? Si può far vedere sta cosa? Certo. Allora, guardate. Vedi?
si tira ovviamente dalla penna. Ah, questo è proprio un esperto, come se lo vedi, penna infilata nella bottiglia, si accende da sopra e si tira da qua. No, qua Vedi? sopra ci si mette Guarda. cenere e Sì, stupefacente. eccola là. Poi Vedi? col composto dell'acqua. Lo sai quanti si bruciano le dita? Ecco, qua sopra. No, questa è Fanno i buchetti, ragazzi, fanno i confermata, buchetti. questa è una crack house. Guardiamo un po' più avanti. Attenzione. Lì sopra dormono, regà. Occhio dove mettete i piedi perché c'è veramente uno schifo. Non vi Pileggi, il matto sta assaltata per tutto. Lì c'è un cappello che sa da ferro trambiere, qualcosa del genere. Sì, sì, questo è un cappello del capotreno. Comunque se ci pensi questa struttura è l'ideale, cioè coperta, non c'entra nessuno, dispersa, al buio. E lì giù c'è una porta, ragazzi. Lì giù in fondo c'è una porta. Non so dove va. Mo salgo io e te lo dico dove. No, no, non salite là sopra, raga, è troppo sporco, ci sta di tutto. Qui ci sono, guarda, anelli. C'è un anello, Amico mio, ma no. un portachiavi. E qui ci sta pure roba Siringa, rubata. guarda che siringone, che schifo. Scarpe da bambino, cioè, raga, uscimmo da qua dentro uno perché... Sì, no, ma usciamo da fuori. Raga, usciamo qua uno perché è malsano sto posto. E due perché potrebbe arrivare a qualcuno. Poi Io c'ho dopo, paura poi dopo tocca di vedere discutere. qualcuno. Guardate là, regà, sul fondo. Valigie. Queste sono rovine, questa parte sotto sono le rovine dell'Appia Antica, de Porta San Sebastiano. Questo è pure patrimonio culturale. Ragazzi, questo è ovvio che è un patrimonio. Che poi tra l'altro il primo che ha fatto il danno qua è stato lo Stato, perché ci ha costruito un cavalcavia sopra. Guardate che roba, oh. Vai, avanti. Qui ci sono i materassi, vedete, qui ci sono i materassi, questi alla sera li sdrotolano e ci dormono, e il giorno li rimettono qua in modo tale che poi si passi. Lì mi sa che ci sono arnesi da scasso, qualcosa ho visto. Ovvio che ci avranno sicuro qualcosa per Mi lascia difendersi. tutto qua così, proprio. Qua, ma chi ci viene qua? Qua ci fanno quello che devono fare in tranquillità. No, beh, raga, qui stiamo fuori dal degrado, nel senso, come vi ripeto, qui ci dormono, ci si drogano, è una vita distruttiva, un po' come avevo visto quei ragazzi, perché immaginate, vive in quel modo. Poi si fondono le cose insieme, perché lì dove è in terreno franco ci sono quelli che si incazzano, quelli che vengono a fare i tag, quelli che vengono a fare i graffiti, quelli che si vengono a drogare, quelli che abbandonano le Disperati. biciclette, che poi tra l'altro alcune delle biciclette mi sa che hanno levato pure le batterie, perché quelle te rivendi, smonti le batterie dai monopattini e dai biciclette, c'è un po' di tutto. Vediamo di qua, da quest'altra parte. Però questo è un posto veramente circoscritto, cioè è facile, è un piccolo stabile, va chiuso, va murato. Cioè, Era chiuso, cioè la catena che vi ho fatto vedere sta per Murato. terra, è murato, non lo puoi murare perché ci sono determinate cose, pure di là, guarda, di là c'è gente adesso, si è affacciato uno. Sì. Passiamo. Se adesso noi camminiamo, sì, ma immaginate che questa è una struttura che è nata sopra un parco archeologico, cioè quello che dobbiamo far vedere. Queste sono rovine, Questo è un parco archeologico, però abitato, guarda i panni stesi là sopra. Guarda che roba, questi sono costruiti Cioè magari proprio- in un altro stato sarebbe recintato col vetro, capito? Ma sì, ma non potresti mai entrare. Questi no, in un altro stato avrebbero fatto Cioè, delle guarda che visite roba. guidate, oh. sta crollando. Questa è storia. Aspetta, attraversiamo, Occhio, oh. Sì, no, ma tanto questo... No, ma poi ci sono i cerchi delle macchine. Cioè, è assurda sta cosa. Guarda che roba, oh. Pezzi delle macchine. Questi sono... sì. Questi sono manufatti antichi, ragazzi. Guarda, c'è stato pure scritto. Impero romano. Quella è una pietra papale, questa qua sotto. Considerate, vedi quel manufatto che è puntellato? Quella è una roba antichissima. Ed è puntellato e la gente ci dorme sopra. Cioè stiamo a parlare dei manufatti romani dell'Appia Antica, dove un po' c'è sta roba papale, un po' ci sono dei blocchi di questo tipo. C'è un insediamento vero e proprio sulle rovine romane qua. Cioè c'è pure l'avviso, attenzione scavi. Cioè guarda lì in fondo che situazione, c'hanno proprio i bagagli, le cose. Lasso in alto pure, va. Vestiti.
occhio alla macchina, vedi? Andate avanti. Salve. Fa qualcosa. Quali sono i problemi qua che lei ci ha detto così? Qua spaccia, non so. Vabbè, se consumano qualcuno gliela dà, ecco, partiamo da questo presupposto. Danno proprio adesso qua. Ma là sotto abbiamo trovato siringhe e cose che qua consumano. No, ma lì sotto c'è una porta, se entrate sotto, c'è sta una cosa sterminata. No, noi siamo entrati adesso, una roba, siamo disinfettati in mani adesso. Buona giornata, buona serata. No, Danilo, qua c'è roba, no? Bravo. Ci sbrighiamo. Sì. Le luci non funzionano, qua è zozzissimo. C'è una puzza incredibile. Vabbè, un classico di Roma è questo. Ma lo posso C'è dire che puzza ovunque. ci sono altre siringhe qua o no? Vabbè, regà, ormai le siringhe manco le citiamo più, sono troppe. Sentite, poi fra un po' si sentirà puzza di bruciato. Eccolo là, guarda, le prime baracche sono quelle. E vedi? Poi ci arriviamo. Comunque, mo, noi l'abbiamo vista così qua. Tu immagina se entravamo lì e ci stavano 6-7 persone. Ci stavano. Che la notte dormono là, sì. Certo. No, però tu arrivavi là, stavano 6-7 persone e magari se stavano... Quelle ti saltavano addosso senza manco guardare chi stavano eri. appena fumato, stavano così, stavano. Qui stiamo a bordo strada, carrelli, cose, c'è veramente di tutto. Qui c'è una marea di roba. No, guardavo, ci sono i tappeti. Sì, ma secondo me non è tanto per dormire, qui è più che altro per avere privacy, per smaltire. Perché vedi, aprono borse, valigie, smontano componenti, condizionatori, passeggini. Occhio, penna, Ti ricordi la penna. famosa tenda della masturbazione? Là? Del No, raga, baraccopoli? qui c'è il fuoco acceso, c'è una batteria. Oh, occhio che ci stanno martelli, oggetti contundenti, pinze. Ci sono incudini, lo battono i metalli. È un cantiere, come avevo detto io. E poi c'hanno, ecco, un paio di tende. Ah, sì, stanno tende ci vivono. Lì ci sono valigie e stanno al bordo della ferrovia. Quella è la ferrovia, qui ci sono le valigie, ci sono le pentole, ci sta veramente tanta roba. Ogni volta che viene rubato un carrello sono 500 euro, poi hanno iniziato a fare le denunce. Guardate che hanno fatto, hanno levato i manici, perché l'unica cosa che identifica il carrello, non c'ha un numero seriale, è il manico del proprietario del supermercato, della catena. E adesso questo è un danno economico che tu fai comunque all'industria o comunque ai supermercati dei 500 euro a botta, che ci vuole a Piancarello, metti una monetina e te lo porti via. E qua dall'altra parte c'è invece la parte relativa ai Rom. Non un accampamento, c'è un disastro. Come dicevo, carrelli del supermercato, questa è sempre la ferrovia. Questo è un posto nascosto perché giustamente la manutenzione del verde non è mai stata fatta. Crescendo i rovi si creano gli anfratti. Se tu non ci avessi i rovi, questi anfratti non si creerebbero. Noi adesso proviamo ad andare a vedere, ovviamente con tutte le cautele del caso, perché guarda, batterie, tubi, piumini, passeggini. Eh sì, qui ci abitano sicuramente, guarda, memorie computer. Lì giù, Ciao caro, c'è qualcuno? lì giù è inaccessibile perché guarda, Buonasera. c'è troppa roba ammucchiata. Fili, No, è inaccessibile da fili davanti. elettrici. Sì, sì, certo, non sto a vedere. C'è qualcuno caro? Guarda, questo è tutto rame, materiale elettrico, rame. Questo qui probabilmente, vedi, qua ci cucinano. Cioè, qua è più ordinato. Si monta Sì, solo- vabbè, fino a un certo Certo, ho punto. visto lo scenario, però senti quanto è umido, che maledore. Ma come perché fai a qua? stai a bordo della ferrovia? Guarda, qui hanno cucinato da poco, eh. No, più Fatti che passare, altro Evelina. a saperlo perché ti viene colpo, ti viene infarto, ti esce uno così. No, qui c'è qualcuno perché vedi, il piumino l'hanno poggiato adesso. Qui c'è da mangiare. Questi sono i classici roghi. Vedi, questi sono i passaggi. Qui ci sono più di un passaggio per scendere. E vabbè, qui finisce. Lì c'è il deposito. Questo è il deposito. Questa è la cucina. Qui c'è sta di tutto, materiale, legno, rame, ferro. E molta della roba finisce di là a bordo stazione. Marsupi. Guarda. Certo, pure loro come fanno tasso d'umidità, sporcizia. No, infatti puzza. avevano messo delle plastiche qua, vedi? Per bloccare. Che, oh, È il treno. no, certo. Una scarrellata, Mario. Sì, guarda, qui invece c'è reti, materassi,
E lì giù non ci si arriva perché dovresti montare sopra. Questo lo chiamerei magazzino io. Guarda fino laggiù. Arriva fino mia, dove c'è quanto spazio, capito? Quelle sono tonnellate e tonnellate di sporcizia. 300 metri di sassi lunghi. Saranno 50-60 metri, però immagina Comunque, 50. E questi comunque sono roghi tossici, raga, li vedete? Qui vengono bruciate, guarda, questo è si stava respirando. roba elettrica. Sì. Qui danno fuoco ai cavi, guarda, queste sono batterie dei cellulari. Qua cellulari, un cellulare Nokia. Guarda, lì c'è un coltello tra l'altro, occhio, vabbè, quello useranno per tagliare le cose. Però sono piene di forchette. considerate devo che usare noi nello spazio di 50 metri abbiamo da una parte le persone che si drogano, no? Sì. Che vivono in una situazione grave, perché comunque parliamo di sostanze pesanti, e qua dall'altra parte i nomadi, che vivono con alcune baracche a ridosso della stazione. Poi, secondo me, la ignorano sta cosa, perché qui passano 20 treni ogni ora. Allora, non mi dite che nessuno sa niente. Guarda, 2 treni in contemporanea, quello guardava proprio qua dentro. E poi non passano chissà che velocità. È una situazione che fa veramente impressione. È lo scambio dei treni quel rumore. Pileggi, non ti rubare niente, eh? Ci sono le gomme. Mette questo signore. Non hai il microfono, ti volevo dire che non hai il microfono, ecco. Vabbè. No, dicevi. Sicuramente questo signore tornerà fra poco perché qua è tutto fresco. No, insomma. qua ci vive, ovvio. Ma sicuramente uno di quelli che abbiamo visto Sì, prima. sì, che abbiamo incrociato è venuto prima. Qua. È inutile descrivere, nel 2023, una situazione del genere, quella quantità di sporcizia nascosta. Colpo d'occhio è questo, poi ci sono barattoli di roba da mangiare, guarda i treni che No, passano. di più in un'ora. Oh. Ne sono passati 4. Ne saranno passati ma nemmeno, 4 in 2 minuti. Poi immaginate che loro tra l'altro dormono con i treni in continua. Ma infatti i poracci Sì. loro vivono così. Eccoci va. Guardate che c'è qua una centralina elettrica lungo la strada, smontata e abbandonata. Questa è la famigerata via Marco Polo. A regime questo tratto è sempre bloccato dal traffico, sempre, proprio che la fila inizia lì sotto al ponte. Dall'altra parte invece è sempre libero, ma è uno dei posti dove più spesso ci si mettono i vigili a fare l'autovelox. Vero. E la mia domanda è questa: se vi mettete là a fare l'autovelox, ma nessuno si accorge che lì sotto c'è sta una crack house, più ci stanno delle persone in vera difficoltà, e qua c'è sta un campo nomadi con una tonnellata di rifiuti, però come si dice sempre andiamo a fregare quello che passa qui a 60 all'ora, perché qui il limite è 50 e sembra un'autostrada. Io mo non voglio dire che devono alzare il limite o altro, però la priorità secondo me sarebbe che cosa sta succedendo ai bordi di queste strade. Occhio che è scivoloso. Sì, non vi fate male, eh? Oh, io tenevo Evelina, Pileggi tiene a me. Ci sto. Guarda quanto siamo belli. Sì, perché io ero focalizzato su tenere Occhio, Evelina. lì. No. Sì, no, questa è oltre. È Cioè, continuo. dove? Oh? Sorci morti? Schifo. Pentole. Vabbè, anzi, porco due. Ho detto, non so buoni. Vabbè, dai. Vabbè, fammi Vai, cammino così, non ti preoccupare. Sì, no, vabbè, no, però sopra fatti Eccolo. Poi fratello, ti tagli Occhio. Sì. Che schifo. Qua hanno Senti ai bruciato topi. tutto. Sì, catenina ho vista pure io, tronchi bruciati. Questo secondo me è più area da smaltimento. Non è, qui non ci dormono, vedi? Qui fanno i fuochi. Guarda Matti, vedi? Fuochi. No, che questi qui hanno bruciato. Ragazzi, qua hanno fatto proprio i roghi tossici grossi, guarda che roba. Smaltimento Oh. di rifiuti qua. Sì, ma è a bordo ferrovia. Cioè. Sì, No, comunque davvero sentito. a bordo ferrovia, e questo per il diametro Dell'incendio, della struttura sì. vuol dire che era bello alto, I roghi tossici funzionano in questo modo: quando si brucia materiale che produce diossina o comunque altre sostanze cancerogene che fanno male, fumi tossici in pratica, automaticamente rimane sia nell'ambiente, perciò si inonda l'ambiente questi fumi, in più contamina il terreno,
tutto questo per fare 4 soldi coi metalli, perché poi che cosa si vanno a vendere loro? Il ferro, l'alluminio, il rame, l'oro, se ci dovesse essere, però quello che poi succede è che tu distruggi l'ambiente, ti rovini i polmoni, ti rovini la salute, la rovini agli altri. Guardate, qua è tutto bruciato, vedi? Loro vanno a esclusione, bruciano una parte e poi arretrano. Considerate che questo è il cemento armato e sono riusciti a bruciarlo. Comunque questa è ignoranza, vedi? Sì, l'abbiamo detto, infatti, c'è pure un bilancino. Compi un'azione che ti fa male a te stesso. Fa male a tutti, rovina l'ambiente, Pensa fa male a ignorante. te. Il guadagno è irrisorio. Ma bruci qua, vivi a 10 metri, sei proprio E poi, no, ma poi sai qual è il problema? È che sta cosa nel tempo è a spostarsi. Ho contaminato una zona, vado avanti. Infatti, se ci fai caso, loro pian piano si sono spostati. Guardate qua che disastro. Questo è un disastro ambientale, cioè non c'è altra parola. Queste fra 1000 anni stanno qua, queste cose. La plastica non è neanche biodegradabile. Guarda, tutto laggiù continua. Per fortuna non sono riusciti a passare lì perché c'era ancora parecchie piante, ma adesso loro quando finiranno No, lo sì, spazio, sì, che fanno? Bruciano lì, Bruciano, levano, lo creano. Esatto, bruciando le piante si crea altro spazio e si continua questo lavoro. Guarda qua, guai in terre dei cavi. Queste bruci e tiri fuori quel poco. Quanto ce fai? 2 kg, 3 kg di ferro, 3 kg di rame, quanti soldi ti danno? Cioè niente, stiamo a parlare di gente che vive col nulla. Adesso non ti dico Vabbè, certo, che lo Stato qua gli deve dare i soldi, però questa cosa qui a noi, a livello, chiamiamolo di gestione, poi costerà veramente milioni. Cioè venire a ripulire qua, rimettere a posto. Questo è ancora da fare sto cavo, è ancora bruciato. Sì, Ah no, che sono questi? sì, stanno con noi. Sono i 2 ragazzi che stanno con noi. Però questi sono sordi, raga. Eh sì, questo ancora lo devono fare sto cavo. Qui a sera prendono e quando sono momenti in cui Ah, perché poi giustamente non lo spellano. lo squagliano, no? Chiamiamoli quelli che si sono ingegnati, hanno comprato lo spella cavi industriale. Quelli che vanno a spendere i soldi, gli danno fuoco così e da qua poi tiri fuori, vedi il materiale, il ferro, guarda. Ferro, rame, quello che riesci a tirare fuori. Poi tante volte quando lo vedono bruciato te lo pagano pure meno, che è quella la cosa ancora peggiore, cioè nel senso cornuto e mazziato praticamente. Guarda, lettori MP3, telefoni, lì in mezzo ci hanno bruciato tutto, piano e buttano tutto dentro. Senti, oh, puzza ancora sta roba, a distanza dei giorni, se non di settimane. A riocchio qua salita, Comunque stava arrivando il proprietario di casa da là, Mi guardava fuori a Milano. Ciao caro, ciao. Ragazzi, Occhio a salire ragazzi qua. Vai, no, tranquillo. No, tranquillo. No, ma che... Oh, bella. Ciao Simone. Che disastro. Si può entrare proprio dentro. Qua da via Marco Polo vi abbiamo mostrato 2 realtà assurde, che sono la parte di qua verso il ristorante Il Salitone, che c'è veramente una situazione drammatica sia a livello umano, persone che vivono infilate in posti assurdi, che stanno lì stracci, cose, che consumano ovviamente sostanze pesantissime, e di qua invece i nomadi che oltre a vivere pure loro in condizioni disumane a bordo della ferrovia hanno creato disastro ambientale, cioè c'è veramente tutto, roghi tossici, sporcizia, materiale pericoloso eccetera, che viene tutto ammassato lì. Perciò io spero che qualcuno vedendo questi video gli venga in mente che forse è il caso che prima cosa si taglino tutte ste piante, si ripulisca tutto e poi si inizia a fare una bonifica qua sotto e una bonifica all'altra parte, perché la stanza dove siamo entrati noi sono rovine romane, sono veramente reperti archeologici che oggi vengono vandalizzati e che stanno crollando. Detto questo, se c'è altri posti da segnalarci, fatecelo sapere. Perciò a questo punto noi da via Marco Polo vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. A sto punto io vado, raga, ciao. Dove vai? Oh, fermo! Pericolosissimo!